Ciao ragazzi, bentornati su Cinepixel Channel. Come avevo pronunciato, c'è un'altra puntata e non è sull'attaccare la macchina da raccogliere nocciole. Siamo qui perché è arrivata la fornitura di piante della Fireplant e avevo già girato questo video, ma poi avevo detto delle cose che potevano essere non sensate, quindi adesso sto ripetendo il video. Non abbiamo il cassone della Fireplant perché quello è già stato caricato e portato via da altri che prendevano le piante, e mi sono rimaste le mie piante, quelle che prendono il mio nome e alcune delle quali devono ancora venirle a prendere per qualcun altro. Per ora qui abbiamo, oltre al colurno, ho preso qualcosa per giocare. Abbiamo delle mele, dell'MM111, del Colt per le ciliegie e del BA29 della Cidonia per le pere, così per giocare un po'. Questo un po' nell'ottica del fatto che, siccome nel vivaio l'ho svuotato completamente, ma non posso riempirlo completamente di nocciole perché altrimenti non posso avere un ciclo tutti gli anni per fare i miei giochi, i miei esperimenti. Nel restante spazio facciamo un po' di piante da frutta così per giocare un po'. Detto questo, andiamo a vedere qual è stato la fornitura di quest'anno, per non dire il problema di quest'anno. Diciamo che è una situazione un po' particolare. Ora sono arrivate delle piante che sono sicuramente non in linea con le forniture degli scorsi anni. Sono decisamente molto più piccole, ora le ho verificate anche col calibro, sono comunque alla misura che devono essere, tuttavia sono molto più piccole. E mi era venuto il dubbio che fossero così piccole, avessero messe di proposito più piccole per farle stare tutte nel cassone e fare un viaggio solo. Tuttavia ho anche chiesto a altre persone nel resto d'Italia che le hanno ordinate e sembra che dappertutto siano arrivate delle piante più piccole quest'anno, quindi ragionevolmente, presumibilmente, questo è successo perché evidentemente la condizione di siccità che era molto estesa l'anno scorso probabilmente deve aver colpito anche loro, quindi sono leggermente un po' più piccole degli altri anni, ma dicevo, la mia preoccupazione è che avessero messo quelle più piccole per farle stare nel cassone. Allora in quel caso avremmo delle piante che verrebbero su meno, ma se sono tutte più piccole allora niente, sono solo cresciute meno, siamo un po' più indietro, ma verranno comunque, quindi niente di drammatico. Mentre invece quelle da frutta, le rame da frutta sono molto, molto più belle, ma quelle sono stoni che vengono radicati, che vengono fatti radicare, quindi sono belle perché era già belle l'anno precedente. Mentre queste qui sono di un anno da seme, quindi devono fare tutta la crescita sostanzialmente, mentre la stone deve solo radicare. Quindi niente, purtroppo quest'anno sono un po' meno belle del solito. Tuttavia queste sono le piante, quindi le piantiamo come sono, niente di che. Potevano essere più belle, invece sono così. Per una volta, di solito può capitare un po' di tutto. Sono arrivate delle forniture che erano veramente fin troppo grosse, cioè no, oddio, non sono mai troppo grosse, però fin troppo belle si può dire, delle forniture normali, medio belle, e quest'anno per la prima volta, devo dire in 8 anni, una fornitura con delle piante che sono un po' più striminzite. Purtroppo c'è l'agricoltura, è un lavoro difficile non solo per noi qui, ma evidentemente anche per altri che fanno il vivaio. Per il resto, come ho detto, rispettano le specifiche richieste di calibro, che è il calibro minimo di 6 mm la base. Ne ho provate diverse col calibro anche sulle più piccole, il requisito è soddisfatto, quindi è una cosa che può capitare a tutti di avere delle piante più brutte, quindi va bene così. E niente, quindi adesso ha piovuto parecchio, adesso dall'inizio dell'anno sono venuti oltre 430-440 mm d'acqua finalmente. Abbiamo dato un po' d'ossigeno a queste terre e quindi presumo che andrò a piantarle a fine settimana, inizio della prossima dovrei riuscire a piantarle e le mettiamo in vivaio. E
Mentre invece per quanto riguarda le piante da frutta, le innesteremo prima di piantarle, perché con la frutta è tutto molto più facile, non è come il nocciolo che è particolarmente complesso, cioè soprattutto poi tipo le mele o anche le pere, le butti sopra un innesto, le butti per terra e dovrebbe attaccare tutto quanto, quindi se al periodo degli innesti non avremo l'innesto del nocciolo, o meglio l'avremo comunque perché poi abbiamo il pezzo dell'ascia raddoppia dove andiamo a innestarle sul posto, ma con un po' di ritardo, quindi probabilmente prima ci saranno i video degli innesti delle piante da frutta, così per fare qualcosa di nuovo. Niente di che, io vi saluto, il prossimo video presumo che faremo un focus su come creare la trasmissione per la macchina da raccogliere le nocciole, se non c'è altro. Quindi questo è quanto, io vi saluto e ci vediamo alle prossime puntate, sempre qui su INPixel Channel. Ciao a tutti.